Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio mettere l'attenzione sull'atto creativo, immaginativo. Tutto ciò che immagini, tu manifesti, va bene? Che sia un'immagine di successo o di insuccesso, tu manifesti. Oggi voglio mettere soprattutto l'attenzione sui ricordi del tuo passato. Allora, un ricordo è un atto immaginario, va bene? Un atto immaginario. Tu stai immaginando una situazione del tuo passato che hai già vissuto. Essendo l'immaginazione il potere creativo dell'uomo, quando tu ricordi, stai creando. Quando ricordate adesso, il momento in cui avete sofferto, state illuminando con la vostra coscienza una nuova esperienza che proietterete all'esterno, che sarà uguale al vostro ricordo negativo. Sono argomenti che ho trattato nell'arte del vivere. Ribadiamo qua i concetti con degli esempi concreti. Va bene? Sei tu che illumini il passato. Tu sei la causa che genera l'esperienza e segui ricreando sempre la stessa esperienza del tuo passato. Ed è per questo che l'esperienza sembra sempre uguale, sembra lineare, mi spiego? Ma non lo è. Sembra uguale perché tu riproietti immaginando un ricordo. Adesso vi spiegherò perché. L'esperienza l'uomo è un soggetto verticale. L'esperienza dell'uomo è predisposta ad andare verticalmente verso il cielo, verso l'assoluto. E questa è la giusta linea da seguire. Ma non ci hanno dato il libretto di istruzioni, no? Appena siamo scesi qui. Lo acquisiamo con l'esperienza. Lo acquisiamo grazie alla conoscenza, perché come vi dico sempre, è la conoscenza che rende l'uomo libero e la via del cuore passa per la testa. Quando voi conoscete le leggi spirituali, voi vi adoperate per il perfezionamento animico, ossia la realtà all'altezza della vostra maestria. Bene, quindi è la tua prospettiva che genera la creazione che vivrai. Sapete perché abbiamo ricreato sempre le stesse esperienze negative? Vi spiego subito. A partire dalla prima persona che ci fece del male. Perché la mente logica guarda sempre a ciò che è passato. Perché la mente logica, anche l'ego, come vi spiego sempre, ha l'obiettivo l'ego di proteggerci. Perché è programmato per la sopravvivenza. Il compito dell'ego è farci rimanere là dove stiamo, perché da dove stiamo ci possiamo spostare, ci sarebbe un pericolo e quindi tende a tenerci sempre dove stiamo. Bene. Quindi, a partire dalla prima persona che ci fece male, vi siete fatti coscienti che esiste tale possibilità, c'è quella che mi fanno del male. L'avete preso nella vostra coscienza questa possibilità, escludendo altre possibilità. Perché la creazione è infinita, infinite possibilità. Ok. Quindi vi siete fatti coscienti che le persone possono essere brutte, egoiste, cattive, malvagie, eccetera, eccetera. Qualsiasi definizione ognuna di voi abbia dato a un certo contesto, vi siete fatte coscienti di quel contesto. Bene. Con la persona successiva che hai conosciuto, con cui sei stata in relazione, questa cosa è scioccante. Quando le ho capite queste dinamiche, ragazze mie, ragazzi, io ho detto cazzarola, scusate il termine. Porca vacca, è vero. Ok. Già che le stai mettendo in luce le dinamiche, hai illuminato la zona d'ombra, ok? Quindi già il lavoro è fatto.
perché laddove metti tu l'attenzione, cioè la luce, la tua coscienza, attenzione, luce, coscienza è la stessa cosa, si scioglie, l'ombra non c'è più perché diviene luce. Allora, ritorniamo al concetto che stavamo dicendo prima. Con la persona successiva che hai conosciuto, dopo la prima che ti ha abbandonato, tradito, fate voi. Tu avevi già questa coscienza, cioè che ti possono far del male, che puoi essere abbandonata e quindi inizi a avere il preconcetto, prevenuta. Tu cosa fai in questo modo? Ti stai anticipando al danno, al danno. Vi faccio un esempio lampante. Quando dite, ho un certo presentimento che qualcosa di negativo questo qua può fare o che può succedere, bene, non è perché veramente quella persona può fare qualcosa, ma stai creando tu l'inevitabile. Allora tutto quello che pensate sono delle forme pensiero che si alimentano attraverso di voi e hanno una vita autonoma una volta che le avete create e pensate. Ma questo argomento delle forme pensiero mi riservo di spiegarlo in un altro video. Ci stiamo già lavorando. Allora, perché qualsiasi stato dell'essere che illumini con la tua attenzione, immaginazione, è quello che vai a creare, è quello che va a creare il tuo presente e futuro. Per esempio, sei stata attenta, attenzione, sei stata attenta a non essere tradita, abbandonata. Hai iniziato a vedere la realtà con questo filtro, perché sei stata attenta a non essere tradita, abbandonata. Quindi hai iniziato a vedere la realtà con questo filtro qua. Vediamo se mi tradiscono, vediamo se mi abbandonano, vediamo se questo qua mi tradisce, vediamo se questo qua mi abbandona. E vi ricordo che fuori di noi non esiste una realtà oggettiva, ragazze, non esiste. Non esiste una realtà oggettiva, ma vediamo tutto secondo il nostro, vediamo soltanto il nostro pensiero proiettato all'esterno. Cioè vediamo solo attraverso il nostro filtro. Se per esempio vediamo la realtà con il filtro dell'abbandono, stiamo cercando, attenzione, senza rendercene conto, e ripeto, senza renderci conto, che il nostro credo dell'abbandono sia verità. Ecco qua. Quindi ricapitoliamo. Se vediamo la realtà con il filtro dell'abbandono, stiamo cercando, senza rendercene conto, stiamo cercando che il nostro credo sia verità, il credo dell'abbandono sia verità, e non ce ne rendiamo conto. Vi faccio un mio esempio, ok? Perché quando ho capito queste dinamiche, me ne sono scritte tutte rispetto alle mie esperienze passate. Dicevo, cazzarola, oddio, è vero, oh. Allora, ho proiettato, tutti abbiamo proiettato l'abbandono, ok. Il mio primo abbandono d'amore è stato papà. Il mio primo amore è stato papà. Papà è stato 14 anni fuori per lavoro, per mantenere la famiglia, sacrificandosi, mantenendo la famiglia. Tornava il weekend e poi se ne andava il lunedì. E mia madre ne soffriva di questo, anche se io non percepivo più di tanto a livello verbale, ma io lo sentivo. Quando si è piccoli si sente tutto. Iniziano proprio a installarsi i credo negativi. Quindi io guardavo le mie relazioni con il filtro che il lavoro tedia una relazione, proiettando persone che erano sempre molto impegnate e avevano poco tempo per me. Questo è uno dei tanti credo che abbiamo miliardi di credo là sotto, però ce ne sono di solito 4-5 grossi.
quello dell'abbandono, tradimento, che poi si manifestano con dinamiche differenti, ok? Quindi io soffrivo questa cosa che papà non c'era, ho capito di soffrirla dopo 20 anni però. Mm? Perché ho proiettato relazioni in cui queste persone erano molto impegnate sul piano lavorativo, oppure anche se magari avevano un lavoro normale, però comunque avevano da fare nel lavoro, guarda caso proprio con me. Perché con me? Perché io stavo passando quel copione là, ok? Perché comunque io ho vissuto con i nonni materni, e quindi quando papà tornava il weekend andavamo nella casa dove eravamo noi tre, perché ancora mio fratello non c'era. E quindi però io ho compensato l'amore, no? Che in quel momento mi mancava col nonno, che è stato per me un grande papà, la nonna una grande mamma, mia sorella appunto, mia madre è stata una grande sorella, in negativo e in positivo, no? Quindi fino a quando poi, quando ho avuto 14 anni, siamo andati a vivere tutti insieme perché papà l'hanno ritrasferito. Ma io soffrivo quella cosa, ho iniziato a proiettare persone impegnate. O comunque il mio credo era quello che nella misura in cui una persona lavorava non avrebbe avuto tempo per me. Bene. Oppure, come vi racconto spesso, il credo negativo che avevo inconscio era quello di mia nonna che, volendo fare l'attrice, quando era giovane, mio nonno le tarpò le ali. Mia nonna era una donna bellissima, bellissima, di una bellezza imbarazzante. Ma non solo bella, aveva proprio questa verve teatrale, di una cosa proprio da brivido. Mio nonno le tarpò le ali. Poi si è sposata che aveva 16 anni, quindi di una bellezza proprio imbarazzante. Le tarpò le ali. E quindi io avevo il filtro inconscio, l'ho capito a 30 anni, secondo cui un uomo non ti permette di progredire, di fare carriera. Se hai un uomo accanto, questo uomo non ti permetterà di progredire, di fare carriera, di avere la tua vita professionale. Ok. Proiettando un ragazzo in particolare, questo nei primi anni, avevo 16-17 anni anch'io, che era di una gelosia morbosa, furibondo di me, e mi faceva piangere ogni volta che volevo esprimermi creativamente. Mi ricordo ancora che io volevo fare la cantante, no? Poi ho fatto la cantante, vabbè, dopo nel tempo. Quindi a 15-16 anni io volevo fare la cantante, già da prima. Mia nonna mi accompagnò allo Zecchino d'Oro a 10 anni, all'insaputa di tutta la mia famiglia, proprio perché lei aveva quel sogno represso, no? Ed era mia nonna che mi spingeva. Ok, vabbè, questo è giusto una parentesi. Allora, quando volevo cantare, andavamo al karaoke per esempio, io mi ricordo che mi faceva cantare, ma dopo, io non lo so che cosa succedeva, questo qua gli uscivano qualche si inventava qualche storia, qualche cosa, e finiva sempre ogni sera per farmi piangere. Quindi mi sono resa conto di questo gap, ma l'ho capito dopo 30 anni, attenzione. Oh. E poi attenzione a una cosa, io ho notato questo, anche quando dopo ho incontrato persone di un certo spessore, più mature, anche più mature di me, di età, molto più mature di me, di cui mi sono innamorata, erano aperte e spingevano la mia creatività, nonostante tutto, ragazze, ero io che non volevo che venissero con me quando mi esibivo, quando cantavo, quando avevo a che fare con le cose di lavoro, non volevo che venissero con me, li respingevo, nonostante mi appoggiavano in tutto e per tutto. Cioè, cosa voglio dirvi con questo? Che finché tu non ci metti l'attenzione cosciente e illumini il credo negativo, come stiamo facendo in questo caso, quando vi dico ogni volta vedete quali sono i vostri credo negativi, andateli a risotterrare dal passato in modo tale da metterli in luce, così che piano piano si possano dissolvere. Allora, stavo dicendo, cioè, finché non ci metti l'attenzione e illumini il credo negativo, quello rimane nel subconscio. E anche quando ho incontrato quelle persone che mi amavano,
amavano il mio estro creativo, anzi era proprio quello che li spingeva verso di me, io non ero contenta. Li amavo, attenzione, ma non ero contenta. È chiaro? C'è assurdo. Bene. Questo per dirvi cosa? Che fin quando noi non ci mettiamo l'attenzione cosciente, non cambia. Il credo è sempre dentro di voi. Io lo so che non è facile questa cosa. Cioè, non credete che io abbia la coscienza di Cristo incarnata, se no non stavo qua più. O comunque sia, me ne sarei andata da qualche altra parte, non lo so. Magari no, magari essendo in contatto con i maestri ascesi, forse proprio perché devo stare qua, perché devo portarvi queste informazioni. Cioè, avere la coscienza di Cristo significa essere nell'uno, avere la piena consapevolezza che tutto è disponibile per te in qualsiasi momento. Ecco perché Gesù manifestava tac 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 istintivamente, istantaneamente. Non è che doveva farsi le affermazioni Gesù. Io adesso do la vista al cieco. Cioè, non è che si faceva le affermazioni. Oppure Maddalena mi ama da impazzire. Ma no, no. Cioè, Gesù aveva una preparazione di 30 anni, noi non conosciamo, possiamo avere conoscenza grazie a delle canalizzazioni importanti che sono stati fatti con grandi libri anche. Vi posto sotto, se non sbaglio si chiama L'altro volto di Gesù, il libro che spiega una canalizzazione meravigliosa dove viene spiegato proprio i 30 anni della vita di Gesù prima dei 3 anni che conosciamo, dove Gesù ha avuto un addestramento ferreo con gli Esseni in Egitto. Cioè, Gesù ha avuto un addestramento ferreo, ecco perché per 30 anni ci ha lavorato su e poi tac 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 tac. Ma non solo in quei 30 anni, anche in altre incarnazioni Gesù, ovviamente, perché si parte sempre dal punto in cui si è lasciato in altre incarnazioni. Però, a parte questa parentesi, che stavo dicendo? Sì, che non è facile. Non è facile. Però quando prendi coscienza della legge spirituale significa che la tua anima l'ha chiamato, perché la tua anima è stanca che riperpetui delle schifezze, no? Parliamoci chiaro, cioè è stanca, dice, lo vuoi mettere a zittire questo ego? O no? Ma basta, non sei stanca di ripetere qualcosa veramente che non ti soddisfa? Ecco, quindi se siamo arrivati alla conoscenza della legge spirituale c'è un motivo preciso, la tua anima ti ha preso di peso e ti ha messo qua. Di peso, ok. Quindi a volte, ragazze mie, io mi rendo conto può essere un'esperienza titanica, è un'esperienza titanica, io lo so, perché nemmeno io sono esente, cioè nemmeno io sono esente, ovviamente a gradi di coscienza diversi, no? Ce lo riconosco subito quando questo arriva, l'ego, cioè, lo so, ma ci sono degli automatismi. L'automatismo è ciò che ti permette di vivere, di iniziare a vivere sulla terra. L'automatismo che fa parte del karma, che ripeto è un argomentone questo, del karma, automatismo, forme pensiero elementali che abbiamo creato creandoci il karma. Mi riservo di parlarne in un altro video per quanto riuscirò a farlo in modo fruibile, non so quanto, però... quindi vabbè, ritorniamo a noi qua. È difficile, non è facile, va bene. E vabbè, qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Anche se non è facile, qual è il problema? Nessuno. Allora, la legge funziona così. Allora, in ogni momento noi siamo nuovi. In ogni istante, da quando ci svegliamo al secondo successivo, al minuto successivo, all'ora successiva, siamo nuovi. Siamo un foglio bianco ogni minuto, ogni secondo. Scegliamo noi cosa caspita scrivere su questo foglio, in modo conscio o inconscio. È la volontà che fa la differenza. È la volontà, è lo sforzo di volontà cosciente che cambia tutto. Altrimenti la realtà si crea in automatico con gli automatismi, seguendo lo schema del passato. Quindi, cosa vuoi tu? Che vuoi? Vogliamo seguire illuminando il passato? O il presente futuro che vuoi? Ci sono infinite possibilità per come vorresti che fosse la realtà. Esiste
Per esempio, esiste la realtà dove la gente ti tradisce, ti abbandona, si comporta male, come esiste la realtà dove la gente ti ama, ti onora, ti rispetta. Tutto quello che vuoi. Perché il copione della gente che ti ama, ti rispetta, esiste già e tu devi scegliere di esserlo. Devi spostarti in questa realtà con il lavoro su di te, con lo sforzo cosciente della volontà, chiamato salto quantico. Devi scegliere di illuminare la realtà che vuoi. E quando facciamo questo sforzo di volontà, noi ci scontriamo con i nostri credo negativi, test toast, e anche siccome i nostri credo negativi che abbiamo inconsci risuonano con i credo negativi degli altri, chiamati anche forme pensiero elementali degli altri, ci scontriamo con le egregore create con i pensieri negativi degli altri. Perché siamo tutto uno, nel male e nel bene, siamo tutto uno. Anche quando nel video sul test toast vi ho parlato delle etichette narcisistiche, etichette di traditori, di abbandonatori seriali. Ok, le etichette sono un insieme di forme pensiero pensate da ciascuna persona individualmente che si vanno a depositare in questo contenitore e fanno l'egregora, fanno l'etichetta. Quindi quando noi risuoniamo, se noi abbiamo dei credo negativi, delle forme pensiero negative inconsce che abbiamo ripensato, creando proprio una forma pensiero, si è creato un elementale, cioè un pensiero che ha una forma, quindi di un certo spessore, risuoneremo con gli elementali forme pensiero degli altri, che magari, vi faccio questo esempio qua, quella persona è un traditore seriale, lo dicono tutti, tu stai risuonando con i credo negativi degli altri perché all'interno di te c'è il credo del tradimento. Questo è un'altra cosa, quando spesso leggo è un traditore seriale, un narcisista seriale, non ci sono. Quello che sentite voi, che percepite voi, è l'egregora con cui vi scontrate. Cioè sono tanti pensieri di altri che hanno riperpetuato gli stessi copioni di tradimento, di narcisismo. Mi spiego? Più o meno, forse, chissà. Vediamo. Se continui affermando non posso fidarmi della gente, per esempio, otterrai quel risultato, perché il mondo fuori è lo specchio, è uno specchio. Riflette le tue assunzioni, dove tu poni la tua attenzione. Essendo la realtà uno specchio, ok? Ed essendoci in ogni uomo e ogni donna le infinite possibilità, va bene? Anche la persona reputata più onesta, retta, corretta, se tu hai il credo negativo del fatto che non puoi fidarti di nessuno, allora anche quella persona ti tradirà. Andrà a manifestare quello che in qualità di essere umano già possiede quella persona, seppure può essere considerata la persona più onesta e corretta. Sei tu che assegni ruoli alle persone nella tua vita a partire da quello che assumi o che hai assunto inconsciamente. Nel video del test toast vi ho raccontato di quando io ero innamoratissima di un ragazzo, va bene, tanto tempo fa. Questo ragazzo, il mio modello di relazione seria era quello che doveva stare sempre con me, rispondere ai miei capricci, stare vicino a me, ok. Questo ragazzo viaggiava continuamente, amava gli sport estremi, aveva un grande senso di libertà, quindi non stava mai con me, anche lui tediato dal lavoro, dal mio credo, va bene? Oltre che dalla sua libertà, proprio in qualità era un essere molto libero, in qualità, ma non è che era l'essere molto libero, perché ora vi spiego che cosa è successo, perché non possiamo mai parlare dell'altro che l'altro non esiste, ci specchia un nostro copione. Quindi io pensavo con questo ragazzo la relazione seria, secondo il mio credo di relazione seria, non poteva esserci, tant'è che nonostante lui mi parlasse fino a poco tempo prima che mi lasciasse di progetti insieme, a me mi sembrava impossibile. Io dicevo ma non è possibile, questo qua sta sempre fuori, come fa ad avere una relazione seria?
Cioè, sta sempre fuori, viaggia sempre, costantemente, non vorrà mai stare vicino a me. E ricordatevi il credo che avevo su mio padre, che lavorava fuori anche. Quindi la lontananza, vabbè, tutti sti credo erano insieme, alla base del credo dell'abbandono. Quindi io credevo che questo ragazzo lui non si poteva impegnare, non voleva costruire una famiglia, un rapporto stabile con me, perché era sempre via, aveva i suoi interessi, le sue cose. Bene, questo mi lascia qualche giorno dopo che mi parlava di progetti insieme. Va bene? E perché vi dico che la realtà fuori non esiste? Era lui il minchione, scusate il termine, o io l'ho creata quella realtà e vi do la conferma, la prova provata, perché dopo qualche tempo ha fatto una figlia, una famiglia con un'altra persona. E quindi chi è che non voleva la relazione seria? Chi è che non voleva la relazione stabile? Ero io che non ero pronta, io ho proiettato quella realtà. Invece con l'altra donna, l'altra donna aveva un credo che invece lui era una persona stabile con cui si poteva creare una famiglia, di cui ci si poteva fidare. Di conseguenza hanno creato la famiglia e lui ha proiettato il copione che anche lui possedeva internamente. Lui possiede tutti i copioni possibili, quello là, come ognuno di noi possiede tutti i copioni possibili. Soltanto che con quella donna ha proiettato il copione della persona stabile, con me quello della persona desaparecido. Perché? Perché ero io. Ok. Quindi, torniamo a noi. Il passato non ha nulla a che vedere con te. Niente. Perché? Tu sei nuova in ogni momento. Un'altra sfaccettatura del karma, sapete qual è? Quella di farti fare più esperienze negative di ripetizione della stessa pellicola affinché tu dica basta. Affinché le tue armi spirituali si sono forgiate sulle esperienze negative e tu dica basta. E inizi ad agire per libero arbitrio. Cos'è il libero arbitrio? Scegliere con la volontà, consapevolmente, la realtà in cui vuoi stare e combattere per quella realtà. Perché combattere? Perché l'ego ti tedierà costantemente, perché non vuole stare in un posto sconosciuto, seppur quel posto sconosciuto è un posto meraviglioso, preferisce lasciarti nella schifezza, perché almeno è conosciuto. Quindi, che succede quando tu scegli consapevolmente la realtà in cui vuoi stare e ti approcci a fare il salto quantico? Che arrivano i test toast per testare il tuo nuovo credo, perché, ripeto, seppur hai vissuto in realtà che era brutta, però era conosciuta e sicura, in quanto conosciuta e sicura, l'ego ti vuole tenere lì, perché l'ego vuole proteggerti, è una realtà, quindi ripeto, seppur è una realtà brutta, l'ego ti vuole tenere lì, perché è conosciuta e sicura. Quindi l'ego non vuole farti addentrare in realtà sconosciute per i possibili pericoli. Allora l'ego che cosa dice? Meglio che stiamo qui nel dramma e nel dolore che già conosco e mi so gestire, piuttosto che nella presunta gioia che non so di cosa si tratti. Ma l'ego è progettato per la sopravvivenza, ve lo dico sempre, ed era fondamentale ai tempi dei predatori, in cui la paura che l'ego ti faceva venire quando c'era un predatore, ti serviva a scappare e ti salvava la vita. Ecco, ora fuori non ci sono più i leoni, i coccodrilli, le pantere appollaiate sotto il tuo albero da giardino, a meno che non sei un cultore della pantera, no? Cioè, non c'è il tirannosauro, non lo so, il velociraptor, non lo so, non c'è. Però abbiamo questa reminiscenza e facciamo agire l'ego, che è progettato per la sopravvivenza, quando è stato creato l'uomo per sconfiggere i predatori, grazie alla paura, perché se l'uomo non avesse avuto paura non si sarebbe salvato. Ma adesso non possiamo fare intervenire a questo qua, voglio dire, in situazioni che non hanno senso. L'ego non ha una coscienza, l'ego è una macchina, un robot, una macchina progettata per la sopravvivenza e l'obiettivo è
L'obiettivo tuo in qualità di anima incarnata nella macchina, è quello di guidare tu la macchina e di non farla andare nel pilota automatico delle vecchie credenze, che comunque ti porta da qualche parte, ma ti porta sempre a stare male. La vogliamo guidare sta caspita di macchina, per favore? Allora, devi guidare, l'obiettivo è guidare tu la macchina e farla uscire dal sentiero conosciuto e ripetere, lavorare su te stessa, che il sentimento non conosciuto, il nuovo, cioè la nuova realtà che vuoi, è buono, giusto e bello, è cosa buona e giusta. E questo lo fai quotidianamente, lo si fa quotidianamente e lo si fa soprattutto durante i grandi esami del test TOST. Come vi ho già detto nel podcast L'arte del vivere, istruzioni su come manifestare la realtà dei tuoi sogni, vi ho ripetuto nella chiave assoluta prima e seconda parte, la creazione è già finita, la creazione è già fatta, le infinite possibilità esistono già. Il nostro compito è selezionare in quale possibilità vogliamo stare. Va bene? Ricordatevi che nella misura in cui tu puoi immaginare qualcosa, quel qualcosa è già disponibile per te, se no non lo potevi immaginare. Va bene? E nel momento in cui tu scegli qual è la tua nuova realtà, ci saranno serie e serie di test per far abituare il tuo ego alla nuova realtà. Perché ricordate che l'ego ama il conosciuto e quando si tratta di cambiamento, cioè di sconosciuto, vi ostacolerà sempre perché vuole proteggervi. Anche se questo conosciuto è una schifezza, ripeto, meglio la schifezza che qualcosa che non so, anche se migliore. Quindi i test TOST servono a creare le nuove abitudini in cui l'ego si troverà comodo. Però nella gioia questa volta, nella realtà che tu vuoi questa volta. Perché l'ego ci sarà sempre. Di conseguenza farlo abituare nella tua nuova realtà con il lavoro su di te. Ora, vi spiego un altro passaggio. Quando andate avanti con la paura, avete paura verso qualcuno, paura che mi tradisca o paura così, paura. La paura che quella persona non ti tradisca o non ti abbandoni, per esempio, avete questa paura, la paura che quella persona non mi tradisca e non mi abbandoni, vabbè. Quindi tu vuoi credere che non ti tradirà più, che non ti abbandoni più, ok. Tu sai che cosa c'è sotto alla paura che non mi tradisca, quindi sai cosa c'è dentro la paura che non mi tradisca. Sai cosa c'è sotto? Sotto a questo volere che non mi tradisca o mi abbandoni, quello che realmente stai sperando a livello di credo è che ti tradisca e che ti abbandoni, perché è un credo inconscio e la paura fa manifestare ciò di cui hai paura. Tu sei il creatore. Osservate e analizzate che storia vi state raccontando. Sugli uomini, sulle donne, sul denaro, sulla società, sul lavoro. Osservate, analizzate che storia vi state raccontando. Qual è la storia che vi state raccontando? Perché nel momento in cui tu sei nuovo in ogni istante, il passato non ha connessione con il presente. Sei un foglio bianco, tabula rasa in ogni istante. Può sembrare che non sia così, solo perché hai proiettato sempre la stessa circostanza. Ecco perché sembra essere sempre lineare, sembra essere sempre la stessa cosa. Tu sei il creatore, tu sei Dio. E quando dici questo non è possibile, stai dicendo che Dio non è onnipotente. Dio è il tuo eterno io sono. Riguardatevi, ripeto, l'arte del vivere, il video L'arte del vivere, istruzioni su come manifestare la realtà dei tuoi sogni, spiego l'io sono. Quindi Dio è il tuo eterno io sono. L'io sono, come vi ho spiegato in quel video, è l'essenza che non tiene forma.
e che è capace di dare forma a tutto ciò di cui tu sei cosciente di essere. L'io sono è l'essenza, Dio nelle infinite possibilità. Quando pronunci il verbo io sono geniale, io sono infinitamente amata, io sono infinitamente amata da Giacomino, da Francesca, mi spiego? Io sono una donna capace, eccetera. Tu diventi quella cosa. Ricordate? In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. Tutto ciò che tu affermi di essere si palesa nella forma. Faccio un altro esempio. Tutto ciò che credi come concetto esiste già. Uno stesso concetto ha diverse interpretazioni per ogni singolo uomo e ogni singola donna. Per esempio, voglio essere milionario. Va bene. Perché? Cos'ha il tuo concetto di milionario? Cioè, quale dinamica del milionario tu vorresti sperimentare? Per esempio, una di voi potrebbe dire: per me essere milionario significa avere un autista personale che mi porti in un posto all'altro, oppure avere una casa su un'isola deserta per passarci l'estate, oppure avere, non lo so, quello che per te significa essere milionario, va bene? Ecco, tu devi immaginare la realtà che vuoi e il tuo essere milionario si paleserà. Il tuo concetto di milionario è diverso dal concetto di milionario di un altro. Magari vedi una persona milionaria che ha quello che vorresti tu, tipo allo yacht, all'autista, alla macchina, alla casa, ok. Il tuo concetto di milionario si manifesterà secondo la tua possibilità di percepire quel concetto. Magari non avrai tipo 10 milioni di euro in banca o in azioni, ma arriverà la casa su un'isola deserta. Oppure non avrai oppure avrai l'autista personale, ma non avrai sul conto 10 milioni di euro. Non so se mi sto spiegando, perché tutto è possibile. Ci sarebbe altro da dire qui, però io cerco oggi di darvi solo dei concetti per farvi mettere l'attenzione sui concetti appunto chiave. Per esempio, per me la ricchezza proprio, è sempre stata fare il lavoro dei miei sogni, al di là del denaro. Poi il denaro è stata la diretta conseguenza, un effetto collaterale della mia passione. Per me quella era la ricchezza, portare avanti una causa e farla proprio come lavoro. Quella è per me una ricchezza, perché proprio la ricchezza è una percezione di espansione interiore, di nutrimento interiore. Proprio la ricchezza è intesa come ricchezza di qualità dell'anima, una percezione di abbondanza interiore. E quindi portare avanti una causa, una missione, farlo come lavoro è proprio un'abbondanza straripante dentro di me. E il denaro arriva come effetto collaterale di ciò che è espanso dentro di te, perché l'esterno non esiste. L'esterno è corrispettivo di quello a cui tu vibri all'interno. Mi spiego? Dovete proprio vedere nel quotidiano cosa significa essere per voi milionario, la vostra ricchezza. Mi spiego? Forse. Quello che voglio dire è che ognuno ha il proprio personale concetto su un concetto generale. Per me io sono milionaria. Va bene? Se avessi 10 milioni di euro adesso in banca, veramente non so cosa, cioè li metterei a fondo per la comunità, ma non è essenziale adesso, mi spiego? Cioè non mi manca nulla allo stato attuale, grazie al lavoro su me stessa, e anche se questo lavoro interno si è palesato all'esterno sotto forma della ricchezza che io percepisco, perché la ricchezza è qualcosa di interno, come tutto è interno. Se avessi 10 milioni di euro li metterei per la creazione della comunità che voglio creare nella 3D. Ospedali di medicina integrata, scuole steineriane, ma anche oltre scuole steineriane, quello è il mio obiettivo, no? E quindi non sarebbe per me, seppur me ne godrei, va bene? Perché non c'è assolutamente nulla di male, me ne godrei, ma la mia ricchezza è quello che faccio. Non so se mi sto spiegando, credo di sì, forse. Quindi
ritornando al concetto di quando, per esempio, allora, questa persona mi ha tradito o abbandonato. No, no, perché molto prima che questa persona lo facesse, cioè ti tradisse o ti abbandonasse, già stavi così. Mi spiego? Quando quello mi ha lasciato, per esempio il caso del surfista, diciamo, quello che andava fuori, sport estremi, quando quello mi ha lasciato, poi più surfisti, vabbè, comunque, a parte perché c'entra niente sta cosa, mo. Quando quello mi ha abbandonato, va bene, io già vivevo nella carenza che quello non poteva avere una cosa con me seria, mi spiego? Oh, quindi io già stavo così. Non so, cioè, molto prima che succedesse, la persona che mi lasciava, già io mi sentivo povera dentro. Oh, la causa è dentro. Quello che succede fuori è solo l'effetto che ti dice su che punto sta la tua attenzione. Cioè su dove stai mettendo l'attenzione. Quindi, per concludere, diciamo, questo booster oggi, così. Allora, il tuo passato non genera il tuo presente. Tu generi il tuo presente in ogni momento, in ogni ora. Cioè, ragazze, lo so che è difficile. Questa è la legge. Dovete farne esperienza. E mo vi dico anche un'altra cosa. E se quando vedete fuori degli esempi di successo che ce l'hanno fatta in amore, nel lavoro, nella carriera, un esempi di successo, quindi anche di relazioni sane, di persone che ce l'hanno fatta, che no? Ok. Sapete che fa la nostra mente? La mente logica, l'ego, scarta in automatico quella possibilità, scarta in automatico quegli esempi, perché dice? Perché ovviamente non vuole che tu ti muovi da dove stai. Così ti fa arrivare pensieri come: ah sì, no, ma quella quella è più bella di me, no, quella è più intelligente di me, oppure quello ha avuto successo perché è stato facilitato da una raccomandazione, quello ha avuto successo perché stronzate, scusate il termine, non è così, non è così. Tutte scuse, solo scuse, deresponsabilizzanti. Ricordatevi che l'ego ti farà sempre, sempre, sempre cercare fuori prove del tuo fallimento. Che la realtà sta andando a farsi benedire, che tu non ce la puoi fare, sempre, perché non vuole che tu ti muovi da dove stai. Ama il conosciuto, odia lo sconosciuto. Quindi qua stiamo proprio andando a responsabilizzarci, a capire che cos'è la realtà, a farne esperienza e a metterla in pratica. Oggi non sono entrata nel merito di dinamiche karmiche, perché quando noi creiamo dei pensieri, creiamo anche delle dinamiche karmiche, no? Forme pensiero elementali. Io vi ho detto una cosa generale adesso su cui mettere l'attenzione. Poi nello specifico ci entreremo con i nostri podcast, forme pensiero, karma. È un lavoro impegnativo, come sapete, perché devo cercare il più possibile di rendere fruibili dei concetti ostrusi, concetti complessi, concetti sottili. E il linguaggio, la terminologia che abbiamo nella realtà 3D è fatta per parlare nella realtà 3D. Con le metafore riusciamo ad arrivare alla quarta e quinta dimensione, però più in là dobbiamo proprio farci ispirare dalla nostra anima che vede al di là della parte razionale. E quindi è più che altro la mente razionale che deve essere al servizio della volontà cosciente, che è proprio volontà dell'anima, e non farci guidare da automatismi. Ragazze mie, ragazzi, questo è un processo che dura tutta una vita. Io nemmeno sono esente da tutte le dinamiche che vi racconto, però la differenza tra adesso e 20 anni fa non c'è paragone. Eppure anch'io sgambetto ogni tanto, cioè cado, Quindi, però l'esperienza ti porta a vedere subito la differenza qual è. Vedi subito e agisci, vedi subito e agisci.
perché siamo nella dualità, invischiati in forme pensiero egregore, negative come positive. Quindi fin quando siamo qua non siamo esenti da dinamiche di questa natura. Ok. Quindi, ragazze mie, ragazzi, oggi per oggi basta. Vi passo quest'altro booster e io mi auguro di avervi supportato, di avervi fatto nuovamente un click. E detto questo, vi abbraccio tutte e tutti, vi ringrazio, stiamo facendo un lavoro straordinario. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!